Questa e-bike pieghevole sembra un e-bike come tante altre. In realtà questa è una piccola grande e-bike ad un prezzo veramente piccolo. PVY Z20 Pro. Sono particolarmente contento quando mi danno da testare delle e-bike come queste, che oltre ad essere delle e-bike studiate per la città, sono perfette per chi ama la praticità. Partiamo subito dal fatto che è pieghevole, una grande comodità, si apre e si chiude veramente in pochi secondi. Un telaio veramente robusto in alluminio e pesa solo 22 kg. E questa e-bike è adatta a persone dal 1,60 m al 1,90 m e può portare persone che pesano circa 120 kg. Ha delle dimensioni ridotte e non è quindi ingombrante come certe e-bike che sembrano degli elefanti. Perfetta per chi magari abita in un palazzo e deve prendere l'ascensore per portarla magari sopra in casa o in ufficio, e una volta in casa, appunto essendo ridotte le dimensioni, può stare in qualsiasi angolo. Perfetta poi per chi deve andare in villeggiatura, in camper, col furgone o anche in barca. Insomma, un e-bike che è veramente trasportabile. Questa e-bike poi, a differenza di altre e-bike pieghevoli, una volta aperta ha le stesse dimensioni di una bicicletta normale. Ecco, non ci sembra di andare via con la bicicletta di nostro figlio. Per quanto riguarda il motore, è di tipo brushless da 250 watt, quindi perfettamente in regola con la normativa italiana, ed è inserito nel mozzo della ruota posteriore. Sviluppa 50 Nm, quindi perfettamente in grado di darci una bella spinta, soprattutto in città, nei semafori, grazie anche al sensore di pedalata che ci aiuta in questa accelerazione da fermi. La velocità massima è di 25 km/h secondo la normativa italiana. C'è da dire che nella confezione ci viene data una seconda manopola con l'acceleratore che io ho inserito per testarla, perché in alcuni stati questa e-bike può essere sbloccata e raggiungere i 32 km/h. La batteria è alloggiata all'interno del telaio, è a 36 volt e a 10,4 A, quindi 374,4 Wh, e questo ci consente un'autonomia dichiarata dalla casa di circa 80 km. Ovviamente poi tutto dipende anche dal peso di chi guida, dal tipo di percorso e dal livello di assistenza che usiamo. Possiamo caricare la batteria direttamente da questo sportellino, dove troviamo, oltre all'interruttore on-off, anche una porta USB, oppure la possiamo sfilare dal telaio con la chiave per poterla caricare direttamente in casa o in ufficio. Le ruote sono da 20 pollici con un bel cerchio ed anche la gomma offre un bel grip. All'interiore abbiamo una bella forcella meccanica che, abbinata a questa sella particolarmente comoda, e se vedete con anche delle molle qui sotto, rendono questa bicicletta particolarmente confortevole soprattutto in città. I freni sono a disco meccanici sia all'anteriore che al posteriore e fanno bene il loro lavoro senza essere mai aggressivi. Il cambio è uno Shimano a 6 velocità che si comanda con questo selettore qui sulla destra del manubrio. E qui veniamo ad un punto che ho veramente apprezzato in questa e-bike, il suo display. Un display LCD semplice ma chiaro e intuitivo, dove leggiamo bene tutti i parametri. Possiamo leggere bene la carica della batteria, la velocità, i chilometri percorsi, totali e parziali, e con questi due tasti selezioniamo i livelli di assistenza, da 1 a 5. E qui al fianco abbiamo la vera chicca. Abbiamo il tasto diretto per accendere e spegnere le luci. Un bel faretto anteriore da 1200 lumens molto potente, e il faro posteriore ha anche la luce degli stop quando noi freniamo. Ma non solo, con questo tasto abbiamo addirittura le frecce sia a sinistra che destra ovviamente, e funzionano anche se abbiamo appunto le luci spente. E per finire abbiamo il clacson. Insomma, per me questa è la praticità delle cose, che in città con un e-bike significa
tanta sicurezza. Ma il suo vero punto di forza è anche il prezzo. L'e-bike ci arriva a casa ben imballata e in una ventina di minuti è pronta. All'interno della confezione c'è tutto l'occorrente. Abbiamo il suo libretto di istruzioni, anche in italiano, ma attenzione, non ci sono le indicazioni di come procedere al montaggio, quindi vi consiglio di guardare bene questo video, così avete tutti i passaggi, anche se in realtà l'operazione è veramente semplice e ci viene fornito anche un set completo di chiavi. Nella confezione troviamo i pedali, il bel faretto anteriore e ci viene data anche una seconda manopola a destra con l'acceleratore, che però è vietato in Italia. In un'altra scatolina abbiamo il trasformatore per caricare l'e-bike e qui dentro c'è la batteria con la sua serratura e il tasto di accensione. C'è poi il piantone dello sterzo che andrà montato e la sella. Per prima cosa dobbiamo procedere con il montaggio del canotto dello sterzo, che va centrato e fissato per bene. Quindi possiamo inserire il manubrio, lo regoliamo in altezza e poi va fissato. Procediamo poi con il montaggio della sella. Qui è molto semplice, basta inserire e stringere bene il gancio. Passiamo poi al montaggio del parafango anteriore che va fissato lateralmente con le sue viti e poi si procede a fissare anche il faretto anteriore che blocca tutto il parafango. Non ci resta che collegare il contatto per le luci con il suo apposito spinotto presente nel cavetto. Capovolgiamo poi l'e-bike per facilitare l'inserimento della ruota anteriore. Ruota che va stretta bene con le apposite chiavi. Passiamo quindi a montare i pedali che sono contrassegnati con left e right, quindi sinistro e destro. Possiamo ora inserire la batteria direttamente nel telaio e la fermiamo con la chiave in dotazione. Riapriamo bene il telaio e agganciamo e chiudiamo bene la serratura e voilà, siamo pronti a partire. In questi giorni sto ancora provando bene queste e-bike per capire anche la reale autonomia che abbiamo in circuito urbano. Di sicuro ho apprezzato il fatto che sia realmente trasportabile, pieghevole, versatile sia per la città ma anche per il viaggio. Facile da usare ed è completa veramente di tutto, dai fari alle luci stop, alle frecce, il clacson, il suo bel portapacchi, il cavalletto, i parafanghi in alluminio e un'ottima sella. Ecco, se vogliamo trovarci un difetto, forse i freni che sono meccanici potrebbero essere potenziati con dei freni idraulici, ma il vero punto di forza è anche il prezzo. Infatti questa e-bike così completa come la vedete costa, adesso che c'è anche una promozione, solo 760 euro, ma con il mio codice sconto che vi lascio in descrizione potete risparmiare ancora qualcosa. Insomma, questa PVY Z20 Pro è un'ottima soluzione e soprattutto tenendo conto adesso del costo del carburante. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.